Vuoi imparare l'italiano in modo semplice e naturale? Mi chiamo Chiara e oggi ti racconto una storia speciale che ti porterà a tavola con una famiglia italiana per il pranzo di Pasqua. Seguiremo Elena, una ragazza che vive a Milano e torna nel suo paese per passare la Pasqua con i suoi genitori e i nonni. Dalla preparazione del pranzo alle tradizioni familiari scoprirai come si festeggia questa ricorrenza in Italia. Tra profumi deliziosi, risate e uova di cioccolato, Elena riscopre il calore della famiglia. In questa storia imparerai soprattutto il vocabolario della casa e della cucina italiana, le tradizioni tipiche del pranzo di Pasqua, espressioni utili per parlare della famiglia e delle feste. Ascolta la storia prima senza sottotitoli, poi con i sottotitoli in italiano per aiutarti a capire meglio e imparare nuove parole. Non dimenticare di iscriverti al canale, attivare la campanella e lasciare un commento. Si festeggia Pasqua nel tuo paese? Come? Scrivilo qui sotto. Ascolta la storia fino alla fine e scopri quanto italiano puoi imparare. Pronto? Iniziamo. Elena vive a Milano, lavora in una piccola casa editrice e condivide un appartamento con due colleghe. La sua vita è frenetica, il lavoro, il traffico, le consegne da rispettare, ma quest'anno ha deciso di prendersi una pausa per tornare nel suo paese d'origine in Toscana e festeggiare la Pasqua con la sua famiglia. È venerdì sera. Dopo aver chiuso il computer e preparato una piccola valigia, Elena prende il treno per tornare dai suoi genitori. Durante il viaggio guarda dal finestrino i paesaggi verdi, i campi in fiore e si sente subito più rilassata. Finalmente un po' di aria buona, pensa. Quando arriva alla stazione, trova sua madre ad aspettarla con un grande sorriso. Bentornata a casa. Elena la abbraccia forte. La Pasqua, per lei, è sempre stata una festa speciale. Il sabato mattina la casa è già piena di profumi. La mamma di Elena è in cucina da ore. Sta preparando l'agnello al forno, le verdure ripiene e la famosa torta di riso dolce. Una ricetta che si tramanda da generazioni. Elena entra in cucina e si offre di aiutare. «Spuccio le patate?» chiede. «Sì, grazie», risponde la madre, felice di avere compagnia. Nel frattempo, il papà è uscito per comprare la colomba e le uova di cioccolato per i bambini. Anche i nonni stanno arrivando, insieme allo zio Matteo e alla zia Lucia, con i cugini di Elena, due gemelli di 8 anni, pieni di energia. In giardino, il nonno ha sistemato un grande tavolo all'ombra degli alberi. Se il tempo lo permette, il pranzo di Pasqua si farà lì. Elena sorride. Le sembra di tornare bambina. La mattina di Pasqua, Elena si sveglia presto. Indossa un vestito leggero e scende in cucina, dove trova la tavola già apparecchiata per la colazione. Pane dolce, marmellata fatta in casa, caffè e un piccolo uovo di cioccolato. La madre le porge una fetta di colomba. Assaggia, è la tua preferita. Verso mezzogiorno tutta la famiglia è riunita. Il tempo è splendido e si decide di mangiare all'aperto. I bambini corrono in giardino, mentre gli adulti sistemano i piatti. Il tavolo è pieno di cibo. Antipasti con salumi e formaggi, lasagne, agnello, contorni di verdure e naturalmente tanti dolci. A tavola si parla di tutto: lavoro, scuola, viaggi, ricordi di infanzia. Elena racconta del suo lavoro a Milano, delle difficoltà e delle soddisfazioni. I genitori ascoltano con orgoglio. I bambini chiedono il permesso di aprire le uova di cioccolato. Dentro trovano piccole sorprese che mostrano a tutti con entusiasmo. Dopo pranzo, i bambini giocano a cercare le uova colorate nascoste in giardino. È una tradizione che si ripete ogni anno e ogni volta
è un successo. Anche Elena si unisce al gioco, ridendo con i suoi cugini. Il nonno racconta storie di quando era giovane, mentre la nonna prepara il caffè. Nel pomeriggio la famiglia fa una passeggiata nel bosco vicino casa. I ciliegi sono in fiore, l'aria è fresca e tutti si godono il tempo insieme. Elena scatta qualche foto e pensa a quanto questi momenti siano preziosi. La sera arriva in fretta. Dopo una cena leggera, Elena aiuta a sistemare la cucina. Poi si siede sul divano accanto alla nonna, che le racconta aneddoti di quando era giovane. Il giorno dopo dovrà tornare a Milano, ma sente di aver ricaricato le energie. Prima di andare a dormire, Elena scrive un messaggio sul gruppo delle colleghe. Oggi ho mangiato troppo, ma il cuore è pieno di felicità. Domani torno, ma già mi manca tutto questo. Elena vive a Milano, lavora in una piccola casa editrice e condivide un appartamento con 2 colleghe. La sua vita è frenetica, il lavoro, il traffico, le consegne da rispettare, ma quest'anno ha deciso di prendersi una pausa per tornare nel suo paese d'origine in Toscana e festeggiare la Pasqua con la sua famiglia. È venerdì sera. Dopo aver chiuso il computer e preparato una piccola valigia, Elena prende il treno per tornare dai suoi genitori. Durante il viaggio guarda dal finestrino i paesaggi verdi, i campi in fiore e si sente subito più rilassata. Finalmente un po' di aria buona, pensa. Quando arriva alla stazione, trova sua madre ad aspettarla con un grande sorriso. Bentornata a casa. Elena la abbraccia forte. La Pasqua, per lei, è sempre stata una festa speciale. Il sabato mattina la casa è già piena di profumi. La mamma di Elena è in cucina da ore. Sta preparando l'agnello al forno, le verdure ripiene e la famosa torta di riso dolce. Una ricetta che si tramanda da generazioni. Elena entra in cucina e si offre di aiutare. Spuccio le patate? Chiede. Sì, grazie, risponde la madre, felice di avere compagnia. Nel frattempo, il papà è uscito per comprare la colomba e le uova di cioccolato per i bambini. Anche i nonni stanno arrivando, insieme allo zio Matteo e alla zia Lucia, con i cugini di Elena, 2 gemelli di 8 anni, pieni di energia. In giardino, il nonno ha sistemato un grande tavolo all'ombra degli alberi. Se il tempo lo permette, il pranzo di Pasqua si farà lì. Elena sorride. Le sembra di tornare bambina. La mattina di Pasqua, Elena si sveglia presto. Indossa un vestito leggero e scende in cucina, dove trova la tavola già apparecchiata per la colazione. Pane dolce, marmellata fatta in casa, caffè e un piccolo uovo di cioccolato. La madre le porge una fetta di colomba. Assaggia, è la tua preferita. Verso mezzogiorno tutta la famiglia è riunita. Il tempo è splendido e si decide di mangiare all'aperto. I bambini corrono in giardino, mentre gli adulti sistemano i piatti. Il tavolo è pieno di cibo. Antipasti con salumi e formaggi, lasagne, agnello, contorni di verdure e naturalmente tanti dolci. A tavola si parla di tutto: lavoro, scuola, viaggi, ricordi di infanzia. Elena racconta del suo lavoro a Milano, delle difficoltà e delle soddisfazioni. I genitori ascoltano con orgoglio. I bambini chiedono il permesso di aprire le uova di cioccolato. Dentro trovano piccole sorprese che mostrano a tutti con entusiasmo. Dopo pranzo, i bambini giocano a cercare le uova colorate nascoste in giardino. È una tradizione che si ripete ogni anno e ogni volta è un successo. Anche Elena si unisce al gioco, ridendo con i suoi cugini. Il nonno racconta storie di quando era giovane, mentre la nonna prepara il caffè. Nel pomeriggio la famiglia fa una passeggiata nel bosco vicino casa.
I ciliegi sono in fiore, l'aria è fresca e tutti si godono il tempo insieme. Elena scatta qualche foto e pensa a quanto questi momenti siano preziosi. La sera arriva in fretta. Dopo una cena leggera, Elena aiuta a sistemare la cucina. Poi si siede sul divano accanto alla nonna, che le racconta aneddoti di quando era giovane. Il giorno dopo dovrà tornare a Milano, ma sente di aver ricaricato le energie. Prima di andare a dormire, Elena scrive un messaggio sul gruppo delle colleghe. Oggi ho mangiato troppo, ma il cuore è pieno di felicità. Domani torno, ma già mi manca tutto questo.